Beh, ma tu hai il ritmo nel sangue. Sì, io ho il ritmo. Sono le 9, io mi devo svegliare. Però se vuoi alle 2:30 faccio un pisolino. Se tu non hai niente da fare, possiamo... vabbè, io devo andare. Ciao. Puttana la Repubblica. Bel casino questo dell'affitto. Certo, se non avessi speso tutti i soldi per i biglietti del concerto. E poi il bacio con Vale. Lo so, fugace, Però ne valsa la pena. Però non si campa senza denaro. Mi sa che mi dovrò trovare un lavoro. C'hai ragione. Sì, ma vai. Pure il volume 2. Sono grande. Adesso cosa man... Fuga da New York. Gran film. Sì. Questo sì, Poi ricordo. Però no. Niente sentimentalismi, Tom. Bisogna vendere. Tu non hai neanche idea di quante cose al mondo puoi fare. Perché tu non vendi tutte le tue cianfrusaglie? Sì, ma io non sono come te, cioè io mi ci affeziono alle cose, non posso vendere le mie cianfrusaglie a una persona a caso. Allora non resta che andare a lavorare. Lavorare. E poi quando quella tipa ti fa, oh ma stai bene! Incredibile, non ricordo neanche come sono tornato a casa. Qua. Cazzo. Che faccio alla fine, Tom? Signor Wang, è stato solo un incidente, glielo giuro, le ripago tutto. Certo, mi segua un attimo nel mio ufficio. Tom, ti prego, che faccio, Tom? Mi sta nascendo la terza figlia, signor Wang, sia buono, la prego. Grazie, signor Wang, grazie, lei è un uomo di cuore, davvero, grazie mille, signor Wang. No! Firma qui, tu firma. Ehi, tu firma. Ci penso, grazie. Tu firma. Lois? Loris stranamente si è svegliato presto stamattina. Si è fatto tutto bello ed è uscito. Ehi. Loris, Ops. mi hai fatto prendere un colpo. Scusa, adesso almeno me lo dici il tuo nome. No, direi che non te lo meriti. Immaginavo. E dai, dimmelo. Ti ho anche riportato a casa dal parco e eri messa malissimo. Vabbè, ho capito, tanto avrei un nome come minimo impensabile o impronunciabile. Ma smettila. E poi comunque sarà bello Loris. Non è bello. È meraviglioso. Oh, ma certo. Senti, ma se stasera ci facessimo di nuovo un giretto al parco, 2 pizze, una birra, 2 risate? Non lo so. Vediamo, però adesso ho lezione, scappo. Ciao. Ciao. Allora ti chiamo io. Se no mi chiami tu. Vabbè. Certo, confermo. Cuba va benissimo. Grazie mille, salve. Aristide, buongiorno. Buongiorno, ecco il suo caffè. Grazie.
Ma cosa mi hai portato? Del veleno? C'è qualcosa che non va? Assaggi questo caffè? Non va bene? A me sembra ottimo, non capisco. Sogghigna? No. Non sente quanto è dolce? Adesso passiamo pure allo sberleffo? No, mi scusi. Io vado a casa e vado a prendermi lì un caffè come si deve. Lei ha ancora intenzione di fermarsi qui per molto? Veramente pensavo di andare anche io a casa tra poco. No, mi sa che lei resterà ancora per molto tempo qui. Dobbiamo correggere questi compiti per domani mattina. Dobbiamo. Sì, questi e anche questi. Su via, non faccia quella faccia da funerale. Patrizio, in un attimo, avrebbe subito iniziato a lavorare. E non dimostri di essere una nullità, ok? A proposito, mi saluti suo fratello. Con lui sì che si lavorava bene. Oh, il cappello! Aristofane! Arrivederci, domani mattina. Cerchi un lavoro? Oh là, sì, sono un po' corto di soldi e quindi... Ma cercavi qualcosa in particolare? Ma va, cioè, non ho esperienze di sorte. E allora posso presentarti a mio padre. Lui ha sempre bisogno di nuovi schiavi. E di cosa si tratterebbe? È un penalista. Ha bisogno di gente che faccia fotocopie e cose simili. Però paga bene. Davvero potresti farmi avere un colloquio? Ma sì, penso di sì. Oh, grande Vale, sarebbe fantastico. Sì, solo una cosa. Tu hai anche dei vestiti normali, vero? Sì, perché? Se non gli piacciono i Beatles a tuo padre. Poi a lezione adesso. Tom! Ascolta, ma è qua che fanno pop music. Sì, perché? Dimmi che ti sei iscritta a Palazzo Nuovo. Mi stai offendendo? No, è che c'è una ragazza che devo vedere. Oh dai, c'è il professore, esci. Dai. Ma io stavo pensando di rimanere, metti che quella arriva. Oh, mettiamoci lì che c'è Mauro. Dai. Mauro. Ehi, ma noi ci conosciamo o no? Quella, Maurito, com'è? Bene. Mamela? Shh, ragazzi, sta provando a rimorchiare. Capita. Possiamo iniziare ora? Grazie. Dove eravamo rimasti? Signorina, mi scusi il disturbo. Volevo chiedere se per caso aveva 5 minuti. No, veramente sono molto in ritardo, devo andare a lezione. Di chi? Maccaluso. Può saltarla senza problemi. Maccaluso, si fidi di me. Ma c'è qualche problema? No. Anzi, vuole seguirmi nel mio ufficio? Va bene. Va bene? Molti credono che per fare musica di livello siano necessari strumenti costosi e impianti all'avanguardia, ma si sbagliano. Se siete qui in nome di Jimmy Page non dovrebbe aver bisogno di presentazioni. Altra, E se vi dicessi che il buon Jimmy era già famoso per un colloquio di lavoro. ben prima di Bene. schivarare per gli zeri. O male. Di che si tratta? Suonava in un complesso di È col Steve, padre di che venne Valentina, nato in Inghilterra negli anni che è 50, un avvocato. che basava Padre di tutto Valentina. sull'utilizzo di strumenti d'occasione. Beh, ti sei preparato un minimo. E anche per oggi abbiamo finito. Preparato? Ma prima di lasciarvi andare, vorrei consegnarvi i volantini del concerto che terrà il mio gruppo stasera. Tu mica puoi andare a un In un colloquio di locale lavoro di senza Torino. prepararti Assi, neanche un po'. Tavole, No, io pensavo di andare manici lì di a scopa rispondere con semplicemente delle alle sue corde domande. tirate. Ma sei scemo, ma non si può mica improvvisare. sarebbe piacere vedere. Grazie. Ma non sentitevi, ho Grazie. Dopo che cosa fai? Hai delle lezioni? Sì, ho lezione, ma nulla di trascendentale. Cioè. Allora dai, vieni con me. Troviamo un'aula vuota e ci mettiamo lì. Perché? Perché in un'ora posso renderti un bravissimo colloquista. Colloquista. Colloquista, si dice così. Credo. Andiamo. Ma Che c'è? hai preso tu il mio libro? No? Non ci posso credere. C'è gente che è disposta a pagare appunti di storia. Avresti saputo prima. Bene. Adesso cos'è che potrei vendere? Perché no? Allora? Le potrebbe interessare?
Guarda, mi dispiace. Lei ma... consideri che diventare assistente è un passo fondamentale verso la cattedra? Lo so, il problema è che io sono piena di impegni e la sua proposta mi coglie del tutto impreparata. Non c'è fretta. Lei si prenda tutto il tempo del mondo. Io proprio non credo. Le chiedo solo un'unica precauzione, se non le dispiace. Prego, mi dica. Se lei potesse non parlare a nessuno di questo piccolo colloquio tra di noi. Ma certo, va bene. Non mi fraintenda, è solo una piccola precauzione perché da un punto di vista burocratico ancora non potrei. Da un punto di vista? Dal punto di vista burocratico non potrei ancora circondarmi di collaboratori. Mi scusi, circondarsi... Di collaboratori. Collaboratori. Perché sono ancora un assistente. Ah. Ma non si preoccupi, questa è una precauzione che durerà ancora per poco. Allora sei pronto, Tom? Con questi consigli ti sto mettendo in mano un'arma potentissima e dovrei essere tu bravo a gestirla. Dai, Picciu, illuminami. Iniziamo dal concetto base che un colloquio di lavoro non è tanto diverso da un incontro con una ragazza. Ti spiego. Tu sei lì, hai un obiettivo da raggiungere. Quello che ti sta davanti ha bisogno di te. Ma non lo sa ancora. Sei tu che devi convincerlo. Ma questo non ha senso. Perché il lavoro e le donne ce l'hanno? Ok, dai, vai avanti. Ricorda due cose e andrà tutto per il meglio. Cerca di essere convincente e non farti prendere dal panico se incominci a non sapere più cosa dire durante la conversazione. Non è importante quello che dici, ma come lo dici. I gesti, il tono. E se quello che mi sta davanti si accorge che ciò che io dico è privo di contenuti? Devi stare tranquillo. Siamo in Italia. Ok, obiezione accolta. Bene. Numero 2. Adattati agli eventi. Sii reattivo. In che senso? Se qualcosa inizia ad andare storto, non farti prendere dal panico. Pensa alla mossa successiva. Se vuoi recita. La verità è sopravvalutata. Sì, pace per te che sei un attore, però io non sono buono a dire cazzate. Recitare non significa mentire, Tom. Una bugia distorce la verità, mentre una buona interpretazione è la via parallela. Ti sembra la stessa cosa? Direi di no. Perché non è la stessa cosa. Non ti ho detto di dire cazzate, ti ho detto di recitare, Tom. E non inventate una vita di sana pianta, non dire di essere James Bond o Tarzan. Inventa qualcosa sulla tua di vita. E poi vestiti bene, cazzo. Ma cosa avete tutti contro i miei vestiti? Sono casual. Mussolini non prese il potere con elezioni regolari. No! No! Mussolini prese il potere con la forza, sradicandolo dalle mani di individui che io penso fossero ancora più meritevoli di lui. Pensiamo ad esempio al re d'Italia. Mela, ma che piacere, non ti ho vista una Un macchina. grand'uomo. È perché non c'ero, Mauro. Figura molto importante per il Novecento. E adesso non c'è Tommaso. Pensiamo a persone come lui. Sembrate che non due identità di un per supereroe. ignavia, ma anzi, per aiutare un popolo ormai loro. Siamo un trio fantastico. Per aiutare un popolo. Silenzio per cortesia, sta terminando una lezione Ormai magnifica. sfinito da troppe vicissitudini come pesante. politiche che ormai l'avevano frammentato. Questo segnatelo, questo è molto importante. Io questo poi ve lo chiederò all'esame, mi raccomando. Scrivete, non per ignavia, si fece da parte. Nel piede il cellulare. Mannaggia alla Repubblica. Bene, è tutto chiaro? Sai, stasera colloquio col padre di Valentina. Non so proprio cosa succederà. Anche come vestirmi, dovrò mettermi una camicia. Ma tu sei qui da tutto il giorno. 76 aste, 15 già terminate. Sì, Matteo, ti fa male, non puoi. Devi smetterla. No, impossibile, impossibile. Dai, vieni fuori e prendi una bocca. No. Dai. Tom, 10 minuti. Devo vendere il pupazzo biodegradabile di Aquaman. No, basta. no, è importante. Non capisci? Ok, ci sono. Andiamo pure. Per caso ho visto i miei appunti? Cosa? Sì, perché li avevo lasciati qua. No. Ma inizia ad andarti a vestire, adesso Sì, facciamo c'hai tutto, ragione andiamo. tu. Sì.
Hai mai pensato all'importanza di salvare le foche? Le foche! Non dar retta a quel porco cristiano. Le foche sono animali lenti, inutili alla causa proletaria, pigre, piene di grasso. Il perfetto simbolo del capitalismo, non ti sembra? Non ci avevo mai pensato. Ogni creatura nata per volere del Signore ha uno scopo ben preciso. Anche tu. Grazie. Scusate. Un minuto per le foche monache dello Sri Lanka? Guarda chi c'è, Clarabella. Ciao. Ciao. Non pensavo fossi un ambientalista. Lo sono e come? E neanche che ci fossero foche in Sri Lanka, in effetti. E che sono piccole. Sai, io penso che ogni essere vivente nato da un'idea del Signore abbia un suo perché. Sì. Perfino tu. Ah, perfino io? Sì. Ma grazie. Prego. Senti, io ho finito di occuparmi di foche monache. Se vuoi facciamo un giretto. È che oggi ho un sacco da fare, non so se... Per stasera cos'hai? Una laurea? Preferisco di no. Mi hai beccato in un momento di debolezza? Sbronza molesta. Sì. Ascolta, non vorrei solo che ti facessi strane idee. Ci sta, ho capito benissimo. Poi figurati, ero qua per le foche. E altri tipi di animali che hanno bisogno di aiuto. Bene. Sono contenta che tra noi sia tutto a posto, allora. Chiarissimo. Perfetto. Dillo agli amici, eh? Sicuro. Buon lavoro. Viva le foche! Foche libere. Ma vaffanculo, va. Posto di merda. Bello qui, eh? Ecco ragazzi, primo giro lo offre la casa. Ah, grazie. Tullio, ma quella tua barista... Chiara. Chiara, dove è finita? E non c'è, è al pronto soccorso. Cosa è successo? No, lei niente, ha accompagnato Giacomino. Chi è Giacomino? E l'omino che mi dà una mano. Cioè mi dava una mano. Cosa ti è successo? Ma amici che sono venuti a chiedere di me e non mi hanno trovato e hanno detto lui. E mi toccherà fare dei colloqui. Cioè, io odio fare i colloqui, perché poi la gente arriva ai colloqui, no? E inizia già come se avessero il lavoro a dire uè, però minimo sindacale, 15 ore al giorno di lavoro, no! Se non vuoi lavorare, non venire a chiedermi lavoro, no? Ho ragione o no? Sì. Sì. A proposito di colloqui, vado, che ne ho anch'io uno. Bravo. Speriamo che vada bene, almeno ti pago l'affitto. Bravissimo, bravo. Grazie per la birra. Ciao Tullio. Ciao Teo. Ma vai via. Vabbè, vengo più. Comunque bello tutto freddissimo. E cerchiamo di fare della figura come al solito. Salve, professore. Oh, salve. Visto? Avevo ragione di fare quello. Tu diventi dipendente troppo in fretta. Adesso. Non guardarlo troppo a lungo negli occhi, non lo sopporta. Ok. E non ti mangiare le unghie, anche quello gli dà sui nervi. Ok. Cisti. E non usare parole tipo cisti, buon Dio o quelle altre assurdità che usi tu. Dai, vai. È solo un colloquio. Cioè, non sarà mica un mostro. È un mostro? Perché non me l'avevi detto? Non so. Buongiorno. Ciao papi. Valentina, buongiorno. Sei tu Tommaso? Sì, sarebbe Tommaso. Sì, sono io. Vieni con me, dai. Ok. Ciao papà. Appena entrato in quella stanza, mi fu chiaro che quel posto non era fatto per me. Mi si chiedeva di fare posto e di farlo in cambio di molto, ma sentivo che accettare sarebbe stato un po' come vendere l'anima al diavolo. Il padre di Valentina era il classico esempio di quello che persone meno eleganti di me non esiterebbero a definire uno stronzo. E chi lavora per uno stronzo? No, non riesco proprio a rispettarlo. Rispetto chi ha un sogno in cui crede, ma strada facendo non si fa problemi ad accettare dei ripieghi. Rispetto anche chi ancora non lavora, ma ha le idee chiare su quello che vorrà fare e ci butta anima in corpo.
rispetto, anzi stimo proprio, chi è nei guai e si inventa un modo per ritirarsene fuori. Ma più di tutti, rispetto chi è disposto a sacrificare ogni cosa, in cambio di una semplice speranza. Insomma, rispetto quasi tutti quelli che lavorano, ma lo ripeto, quelli che lavorano per uno stronzo, solo perché paga bene, quelli non riesco proprio a rispettarli. Accetto! Bravo, sono contentissimo, grande Tom, mi fa davvero piacere! Ovviamente per far prima ti detraggo i soldi dell'affitto dallo stipendio. Tul, quelli si sono già bevuti 8 ciupiti. Cosa facciamo? Ne vogliono ancora? No, allora digli che il prossimo se lo paga di tasca loro, tu, capito? Angelo, ti presento il tuo nuovo collega, eh? Sì, io. Sentire buona musica, stare in mezzo alla gente, cosa posso chiedere di più? E chi ci ammazza? Qua chi ci ammazza? Io da Giacomino. Giacomino. Domani si comincia, Tesoro, tutto bene? Sì, ma è stato fantastico. È stato fantastico. Lo schifo, mi rispondi fa schifo. La storia del jazz mi dimentichi in pezzi. Tamburelli sul banco ma mi fai fuori tempo. Un voto eccezionale di 90 anni senza condizionale. Lapsus, è stato un lapsus. Non ti sei spiegato perché non sai la